Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi ormai del famosissimo scandalo di Mazen Rapist. Ma cosa si nasconde dietro a tutto questo? State a sentire. Ma prima di iniziare, raga, voglio farvi una premessa. Io il francese non lo conosco minimamente, non so neanche come si pronunciano certe parole e siccome questo video ha molte parole in francese, io vi supplico di non ridere perché chissà le stravaccate che andrò a dire, le pronunce strane, chissà che cosa mi uscirà. Quindi vi prego raga, siate clementi e non ridete. E poi un'altra cosa, siccome YouTube non permette determinati termini, sostituirò delle parole molto particolari, molto pesanti con la parola molestia oppure molestata. Con questa parola per tutto quanto il video mi riferirò a quando ad esempio in una coppia un partner o l'altro non vuole che si facciano determinate cose in determinate situazioni. Avete capito cosa intendo, vero? Ok, fatte queste precisazioni possiamo iniziare, ma mi raccomando, prima di iniziare iscrivetevi a questo canale, attivate tutte le campanelline, commentate tantissimo e tempestate di like a questo video e preparatevi anche qualche snack perché secondo me sarà un video un po' lunghino questo, però molto interessante. Andiamo a vedere proprio nei dettagli fin dall'inizio cos'è accaduto a questa persona, anzi o meglio a queste persone. Dominique Pelicot è nato il 27 novembre del 1952 a Quincy-sur-Senart, nella regione dell'Essonne a nord della Francia. Dopo la scuola ha fatto un apprendistato presso un elettricista e ha intrapreso appunto una carriera in questo settore. Successivamente ha cambiato lavoro, infatti è diventato un agente immobiliare prima di diventare un agente tecnico di vendita di allarmi antincendio e apparecchiature informatiche. Fu proprio in questo periodo che incontrò Giselle, ovvero nel 1971, e nel 1973 si sposarono ad Azay-le-Ferro nell'Indre. Raga, mi raccomando, non ridete per la mia pronuncia, ogni tanto ve lo ricordo. Ma andiamo avanti. Ebbero dei figli che li chiamarono David, Florian e una figlia di nome Caroline e vissero nella periferia di Parigi, con esattezza a Villers-sur-Marne. Dominique Pelicot ha lavorato per molti anni presso l'Électricité de France, denominata EDF, mentre invece sua moglie Giselle Pelicot era responsabile commerciale presso la stessa struttura. Dominique Pelicot però aveva questo vizio di vivere sopra le sue possibilità economiche e per questo motivo si indebitò tantissimo. Infatti suo fratello Thierry gli prestò, pensate un po', la bellezza di 75.000 euro che tra l'altro non gli furono mai più restituiti. Purtroppo però la società presso in cui lavorava Pelicot fallì nel 2001 e la coppia divorziò per proteggere i propri beni dai creditori di Pelicot. Fatto passare qualche anno, si risposò per la seconda volta l'11 luglio del 2007, ma Dominique nel 2010 fu arrestato. I Pelicot nel 2013 si ritirarono a Marzan-Vaucluse, una piccola città a nord-est di Avignone, nel sud-est della Francia. I loro 3 figli e i loro 7 nipoti però trascorrevano regolarmente le vacanze con loro nella loro casa in affitto a Mazan. Dominique, dovete sapere però che è stato arrestato per la seconda volta il 12 settembre del 2020, dopo essere stato fermato da una guardia giurata. Pensate che nella sua borsa sono state trovate una videocamera, una macchina fotografica e dei preservativi. Durante l'interrogatorio presso la stazione di polizia di Avignone, Pelicot ha affermato che solitamente non faceva questo genere di cose e che era stato semplicemente sopraffatto dagli impulsi poiché sua moglie era stata fuori di casa per circa un mese. Mentre però si svolgevano le indagini sui suoi 2 telefoni cellulari, sul suo computer portatile e su altre svariate apparecchiature digitali che furono sequestrate proprio a casa sua, venne rilasciato su cauzione. Ma raga, poco tempo dopo, su tutta l'attrezzatura sequestrata a casa di Pelicot, ha dimostrato che aveva fatto parte di una chat room privata chiamata in francese E son in sue. Ho detto giusto, raga? Boh, non lo so. Comunque vuol dire senza che lei o lui ne fossero a conoscenza.
Questa chat era ospitata su un sito web che non voglio fare il nome, in cui tutti i membri discutevano di atti di molestie compiuti sui loro partner senza purtroppo avere il consenso di questi ultimi. E pensate che spesso e volentieri, pur di riuscire a fare quello che volevano, le vittime, chiamiamole così, venivano addirittura drogate. Ma raga, parliamo un attimino di questo sito web, perché venne registrato a Guernsey ed era di proprietà della società bulgari Vinci e gestito da Isaac Stadil. Il sito web, pensate un po', che era collegato a più di 23.000 casi penali solo dal 2021 al 2024. Infatti il sito è stato chiuso proprio quest'anno, a giugno del 2024. Ma cosa faceva esattamente Pelicot in queste chat? Invitava altri uomini a molestare, ecco, vi ricordate il termine che vi ho detto che avrei usato? Ecco, proprio molestare, per, insomma, non usare l'altro termine che, a parte che non so se YouTube comunque lo accetterebbe, e poi non è un termine molto bello, ecco. Comunque, in poche parole, invitava altri uomini a molestare sua moglie e a guardare in seguito tutti i video di queste molestie. Sono stati trovati, pensate un po', anche messaggi su Skype in cui si vantava addirittura di avere drogato sua moglie e di aver invitato persino degli sconosciuti sempre a molestare sua moglie, purtroppo ormai priva di sensi. Su una chiavetta USB però collegata al computer di Dominique, gli inquirenti hanno trovato una cartella contenente oltre 20.000 foto e non solo, ma anche di video di tutte le molestie. Tutte queste immagini, video e quant'altro erano stati meticolosamente schedati da Dominique con titoli espliciti che fornivano le date, i nomi degli autori e non solo, anche la natura degli atti. Tutto questo ha permesso agli inquirenti di identificare ben 92 differenti molestie commesse su Giselle tra il luglio del 2011 e ottobre del 2020. Ragazzi, pensate un po' a questa povera donna che cosa ha dovuto subire, ma soprattutto la sua psicologia come può essere ormai stata ridotta. Pensate un po' che la polizia ha impiegato ben 2 anni per identificare e localizzare gli autori. Purtroppo solo 50 di tutti i molestatori sono stati identificati. I colpevoli al momento di questi atti crudeli e osceni avevano solo dai 21 anni fino ai 68. Raga, ma qui la situazione sta degradando ancora di più, perché non è solo questo, perché Pelicot aveva fatto delle foto sotto la doccia alle nuore. È pazzesco, raga, ma vi rendete conto? Pensate che sono state trovate anche altre 2 foto di sua figlia Caroline quando aveva circa 30 anni, apatica e sdraiata sul letto come se fosse stata anestetizzata, drogata, non so, avvelenata in biancheria intima, ma non sua, della madre. Pelicot però, nonostante tutto, non ha mai ammesso di avere abusato di sua figlia Caroline, ma di avere solamente scattato queste foto. Il 2 novembre del 2020 sia Dominique che Giselle sono stati convocati dalla polizia per un interrogatorio. La polizia infatti fece a Giselle delle domande sulla loro vita sessuale. Lei però ha detto che non avevano mai fatto delle cose strane insieme ad altre persone. La polizia le ha anche mostrato una foto dove compare un uomo e una donna che dormivano, però lei ha affermato di non riconoscere queste persone. L'agente inoltre ha anche chiesto a Giselle se sia il letto che il tavolo che compariva sulla foto appartenevano a Dominique, ma purtroppo Giselle non si era ancora riconosciuta, perché raga, in quella foto era proprio Giselle. Poco tempo dopo, però, quando le è stata mostrata una seconda foto, ha finalmente capito cosa stava accadendo. Raga, qua fermiamoci, ascoltate quello che vi sto per dire, perché era stata molestata per circa 200 volte tra il 2011 e il 2020. Inizialmente a Parigi e per finire a Masa. Voi potete immaginare, quando ha saputo quella cosa, la sua mente come si è disgregata, come è crollata. Ma andiamo avanti, raga. Vi ricordate che vi ho detto che Dominique è stato arrestato per la seconda volta nel 2020? Sentite perché. Perché è stato aggravato per molestie aggravate, somministrazione di droghe e altri numerosi reati sessuali.
È stato inoltre accusato, ovviamente per ovvie ragioni, di aver invaso anche la privacy di sua moglie, ma non solo, anche della figlia e delle nuore, registrandole illegalmente e occasionalmente e distribuendo appunto online tutte le loro foto intime. Dominique a questo punto ha ammesso la sua colpevolezza e ha addirittura anche affermato di aver tratto soddisfazione dal guardare altri uomini molestare sua moglie. Ma dopo tutto quello che ha fatto ha anche affermato di essere pronto ad affrontare la sua famiglia in un'aula di tribunale. Secondo Dominique tutto questo è cominciato da quando è stato prescritto alla moglie l'orazepam o il lorazepam, adesso non mi ricordo bene come si pronunci. Comunque è un farmaco ansiolitico che le provocava ovviamente sonnolenza. Pensate raga che ne ha approfittato aggiungendo segretamente questo ansiolitico sia nei pasti che nelle bevande, facendole perdere così ovviamente conoscenza. Questo gli ha permesso di commettere atti molto particolari che tra l'altro la moglie aveva rifiutato più e più volte. Ovviamente filmava tutto, a volte anche dopo aver assunto il Viagra, e condivideva, come aveva sempre fatto, tutto ciò che aveva fatto online. Ragazzi, pensate che secondo la Primary Health Insurance Fund a Giselle in un anno sono state prescritte 450 pillole. Avete capito bene raga, 450. Ma torniamo a parlare di questi atti osceni, perché ogni molestia seguiva una routine ben precisa. E adesso vi dico anche qual è. Dominique chiedeva all'autore di parcheggiare lontano da casa, ovviamente per non essere notato, e di aspettare circa un'ora prima che le pillole somministrate a Giselle cominciarono a fare effetto. Inoltre chiedeva loro di non indossare né profumi né di fumare, perché Giselle aveva un olfatto molto sensibile. Una volta entrati in casa gli veniva chiesto di spogliarsi o in cucina o in soggiorno per non lasciare nulla in camera da letto. Inoltre gli veniva anche chiesto di scaldarsi le mani o con l'acqua calda o sui termosifoni per non svegliarla. Pensate un po' che Dominique pretendeva addirittura che gli autori di queste molestie non indossassero nemmeno le precauzioni. Ovviamente Giselle, col passare del tempo e mano a mano che queste molestie proseguirono, aveva riscontrato alcune malattie. E qui raga vi sto per dire una cosa gravissima, perché uno degli autori era sieropositivo ed è stato responsabile di 6 molestie. Per ovvie ragioni Giselle è stata trovata affetta da ben 4 infezioni sessualmente trasmissibili, ma fortunatamente l'HIV, l'epatite B e l'epatite C non l'avevano contagiata. Ma torniamo alla fine di queste molestie, di questi abusi, perché dovete sapere che Dominique alla fine di tutto lavava molto accuratamente il corpo di Giselle. Inoltre non c'era affatto scambio di denaro tra Dominique e gli autori. Pensate che si dice anche che Dominique aveva avuto anche delle relazioni omosessuali con alcuni di questi autori, mentre purtroppo altri fornivano i farmaci utilizzati per sedare Giselle. Ragazzi, se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline e commentate. Ma adesso andiamo avanti, perché tutte queste molestie su Giselle ebbero appunto un impatto sulla sua psiche molto negativa. Infatti aveva cominciato a perdere i capelli e aveva perso, pensate un po', quasi 16 kg. Ma non solo, perché durante i suoi ultimi anni a Parigi iniziò ad avere anche perdite di memoria. Infatti sia i suoi figli che tutti i suoi amici temevano avessero Alzheimer. Ma tutti questi sintomi si amplificarono ancora di più quando lei si trasferì a Masan. Pensate che in un'occasione si svegliò con un taglio di capelli che lei non si ricordava affatto di essersi fatta. E sapete cosa fece? Andò dal suo parrucchiere e glielo chiese e lui gli rispose che se li era tagliati esattamente il giorno prima. Successivamente gli comparve anche un dolore al collo. La moglie per questi motivi cercò più volte un consulto medico, ma purtroppo fu sempre accompagnata da Dominique, che continuava a sostenere che tutti questi suoi sintomi erano dovuti all'eccessivo lavoro mentre si prendeva cura dei suoi figli e dei suoi nipoti a Parigi.
Infatti nessuno dei medici da cui lei si recò sospettava da tutte le violenze che il marito le faceva subire. Dopo che però Giselle ebbe compreso tutto quello che realmente gli fu accaduto, scappò dalla casa coniugale con solo 2 valigie. Da allora ha anche divorziato e addirittura cambiato cognome. Nonostante Dominique avesse ammesso tutte le sue colpe e si fosse definito quello che era realmente durante il processo, in un'occasione pensate addirittura di aver dichiarato di non credere affatto di aver fatto nulla di sbagliato. Cioè raga, secondo lui quello che aveva fatto era tutto giusto, era tutto nella norma. E pensate che addirittura affermò di aver salvato la moglie da tutte le sue sofferenze drogandola. Raccontò inoltre ad un investigatore della personalità nominato dal giudice istruttore di essere stato lui stesso molestato da un infermiere all'età di soli 9 anni, mentre era in cura in una clinica per una ferita alla testa causatogli dal fratello Thierry. Tuttavia però il fratello indagò su tutto quello che Dominique disse e insieme alla madre fecero delle indagini proprio in quella clinica e scoprì, sapete cosa? Che in quel momento non c'era alcun infermiere in servizio al momento in cui Dominique affermò di essere stato molestato. Thierry infatti, già appena sentito queste parole da suo fratello, non credette a nulla di ciò che ebbe sentito. Quindi già lui praticamente aveva previsto una balla grossa come una casa. Addirittura Dominique affermò che suo padre ebbe subito una violenza, ma secondo il fratello, mentre i suoi genitori litigavano, l'unica violenza a cui lui ebbe assistito è stata solamente uno schiaffo. Dominique aveva inoltre affermato che le sue ambizioni di carriera lavorativa erano state limitate dal fatto che i genitori avevano investito quasi tutti i loro risparmi per gli studi di medicina del fratello, una negazione fermamente negata da Thierry, che affermava che i suoi studi erano stati pagati con la propria borsa di studio che gli fu stata data. Pensate ragazzi che oltre alle molestie su sua moglie, Dominique è accusato anche di aver addestrato Jean-Pierre Maréchal a continuare a molestare la propria moglie. Tra il 2015 però e il 2020, Dominique infatti si recava regolarmente a casa di Maréchal nella Drôme proprio per addestrarlo. Avrebbe addirittura supervisionato Maréchal, che accettava di consegnargli la propria moglie. Pellicot e Maréchal furono anche accusati di aver abusato della moglie di Maréchal per la bellezza di 10 volte. Però Jean-Pierre non è mai stato accusato di aver molestato Gisèle Pellicot. Il 19 giugno del 2023 Gneola Journot, giudice istruttore del Tribunale di Avignone, ha pubblicato un rapporto di ben 370 pagine in cui accusa 51 uomini di molestia. Un 52esimo però è deceduto a causa di un cancro prima di essere arrestato. Tutti gli imputati di questa vicenda hanno un'età compresa tra i 25 e i 72 anni e provengono da diversi ceti sociali. Uno ad esempio fa il pompiere, uno è un esperto informatico, un altro è un giornalista, poi c'è anche infermiere, idraulico e persino camionista. Ma non solo questi raga, ho tenuto la parte forte per ultimo. Sapete chi è indagato anche in questo caso? Una guardia carceraria. Molti di loro hanno persino partner e figli e 41 di loro sono di Vaucluse. La maggior parte è accusata di un capo di imputazione per molestie, ma alcuni di loro anche di più reati. Infatti 5 degli uomini sono stati anche accusati di essere in possesso di immagini particolari sui minori. 18 degli imputati sono attualmente detenuti, 16 per questo caso e altri 2 per altri casi. Ma purtroppo altri 33 sono liberi, anche se comunque sotto sorveglianza giudiziaria. Ovviamente tutti gli imputati, se vengono giudicati colpevoli, rischiano una pena fino a 20 anni di reclusione. Alcuni di loro hanno già ammesso la loro colpevolezza, mentre gli altri invece dichiarano che tutti questi atti erano consensuali, oppure che Gisèle fingeva di dormire o addirittura che accettava di essere drogata. Pensate raga che alcuni di loro hanno addirittura dichiarato di aver avuto il permesso da Dominique, il che per loro era più che sufficiente. Cioè ma ragazzi, ma ci rendiamo conto fino a che punto sono arrivati? Qua rasenta veramente la follia più totale.
Ragazzi, pensate che ben 12 imputati hanno addirittura fatto ricorso contro questo atto di accusa. Ma il 5 ottobre del 2023 la Corte d'Appello di Nimes ovviamente ha respinto questo ricorso. Il processo di Dominique Pelicot, Jean-Pierre Maréchal e quello di altri 49 imputati presso il Tribunale Giudiziario di Avignone è iniziato il 2 settembre del 2024. Il pubblico ministero e diversi avvocati della difesa hanno chiesto che questo processo si svolgesse a porte chiuse, ma Gisèle Pelicot si è opposta e ha chiesto tramite il suo legale che si svolgesse apertamente in pubblico affinché tutti sapessero cosa aveva dovuto subire. Dopo la deliberazione dei 5 magistrati di professione, il giudice presidente Roger Arata ha annunciato che il processo si sarebbe svolto in pubblico. Durante il processo però Dominique venne ricoverato d'urgenza in ospedale per un'infezione renale e calcoli renali, ma fornì comunque una testimonianza dal banco in cui ammetteva tutte le accuse a suo carico. Il 14 settembre di quest'anno, da pochissimo ragazzi, le organizzazioni femministe hanno organizzato proteste in ben 30 quartieri della Francia per esprimere solidarietà e vicinanza a Gisèle, ma non solo a lei, ma anche a tutte le altre persone che purtroppo hanno dovuto subire lo stesso trattamento. Pensate ragazzi che erano in 700 persone solo al Palazzo della Repubblica a Parigi e altre 200 al Palazzo di Giustizia di Marsiglia. Ma non è finita ancora qui ragazzi, perché Dominique Pelicot è stato implicato in altri 2 crimini. Però qui torniamo indietro un attimo nel tempo. Infatti il 14 dicembre del 1991 l'agente immobiliare di soli 23 anni Sophie Narmi è stata purtroppo ritrovata deceduta, nuda e a faccia in giù sul tappeto di un appartamento che avrebbe dovuto mostrare a un cliente nel 19° arrondissement di Parigi. Era stata molestata anche lei prima di essere strangolata con una cintura. La polizia inizialmente però ha collegato questo caso al serial killer Michael Fourneret prima di attribuirlo a un criminale normale, così, non comunque un serial killer, ecco. Pensate ragazzi che questo caso è rimasto irrisolto per ben 30 anni, fino a quando però non sono state notate delle somiglianze con le molestie appunto di Masan. Infatti il 14 ottobre del 2022 Dominique è stato accusato oltre che di molestia anche dell'omicidio di questa povera ragazza, ma questa però lui è un'accusa che nega totalmente. Ma arriviamo alla seconda accusa di cui vi ho parlato poco fa. L'11 maggio del 1999 un uomo tentò di molestare l'agente immobiliare 19enne che si chiamava Estella mentre gli mostrava un appartamento. Ma fortunatamente la vittima in qualche modo riuscì a divincolarsi, da questa aggressione e riuscì a scappare. Ma dopo che Pelicot fu arrestato nel 2010, il suo DNA fu trovato corrispondente al DNA che era stato trovato sulle scarpe di Estella. La polizia all'epoca non riuscì a indagare sulla questione e Pelicot per questo motivo fu stato in grado di continuare i suoi crimini. Dopo essere arrestato nuovamente però nel 2020, il DNA di Dominique fu nuovamente abbinato a quello della 19enne Stella e dopo aver inizialmente negato anche questo crimine, Dominique finalmente ammise la tentata molestia proprio ad Estella. Ragazzi, io per quello che vi ho raccontato la pelle d'oca, ho i brividi, cioè è una cosa agghiacciante ragazzi, questa persona cosa ha fatto, cosa è stata in grado di fare la sua mente. Ragazzi, io con questo video vi saluto nonostante abbia ancora la pelle d'oca addosso. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, spero di sì. Se è così mi raccomando mettete un bel like, commentate tantissimo, fatemi sapere voi cosa ne pensate e soprattutto come andrà a finire. Anche perché se non sbaglio, però questa è solo una cosa che credo di aver capito, il processo dovrebbe terminare a dicembre di quest'anno. Quindi magari mettetemi voi nei commenti secondo voi cosa ne pensate, come andrà a finire, insomma mettete un po' le vostre idee su questo malato di mente. Intanto io vi saluto ragazzi e vi auguro un buon proseguimento di settimana e noi ci vediamo prestissimo ovviamente nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned.